Sei pronta per la terza tappa? Partiamo prima che Giulia abbia finito, dai. Ok, alberghe Sleep and Go, bel posto, tutto sommato bel posto. Portatevi il sale e l'olio se dovete cucinare. Eh già. Sul cammino portoghese anche i gabbiani camminano, così per sport. Siamo finalmente entrati a Esposende perché il nostro albergo ieri era proprio fuori, poco fuori Esposende. Questo vuol dire che oggi abbiamo 2 km in più da fare ed è previsto. No, forse lo hanno sentito perché non ho visto gesti di sconforto. E vabbè, dai, mi ha sentito, però aspettano che arrivi a portata di mano per reagire, vero? Ok, qui c'è, questo è il Rio Cavado, quello che vedete, non è ancora l'oceano, e poi oltre quella lingua di terra c'è l'oceano. Buongiorno dai, 2 in cammino e in kayak, oggi in cammino. No, è bello partire la mattina presto, avere già luce, perché siamo ancora in Portogallo e l'orario ci aiuta, e trovare le città vuote, hanno un'atmosfera magica, vedi l'oceano in fondo. Sì, ogni tanto passa un'auto, no? E là c'è, non so se è il centro Esposende là, noi siamo già in cammino da mezz'ora, il nostro albergo sì, era Esposende, ma quasi come per un ripensamento, era giusto dentro nel territorio comunale, ma va bene, oggi per cui tanti chilometri, oggi seguiremo integralmente il cammino portoghese della costa, niente deviazioni sulla senda litorale. Là c'è il cartello grande Esposende che si deve fotografare con lo sfondo dell'oceano. Esposende. Ciao Esposende, noi si va. Oggi si va a casa do Sardau a Carrejo. Pronunciato alla spagnola anche se siamo in Portogallo, vabbè, pazienza. A meno che non si prendano un granchio clamoroso, sono eucalipti, perché senti anche il profumo qua. In Galizia l'anno scorso no, erano troppo secchi, non era rimasto più olio essenziale all'interno delle foglie. Boh, magari non è vero, però il profumo lo sentiamo. Suggestione psicologica. Va bene, oggi lo vedremo un po' di meno l'oceano rispetto alle prime 2 tappe. Oviedo 515 km, Finisterra 264, noi ne faremo qualcosa di più perché facciamo prima Muxia e poi Finisterra. Santiago 208, Fatima, Muxia, La Corugna. Vedete, siamo un po' più in alto, là in fondo l'oceano, là in basso, e il cammino portoghese della costa è sulla costa ma non sempre sull'oceano, mentre la senda litorale è sempre sull'oceano, però uno non è segnata come il cammino portoghese, spesso non è segnata, e 2 è più lunga. Noi oggi avevamo tanti chilometri da fare, abbiamo scelto il cammino portoghese della costa, poi più avanti in mare lo vedremo comunque. Fammi vedere come si usa una fontanella o come non si usa una fontanella. Carina questa, dai, il pellegrino intagliato. Ciao pellegrino. E il bacino a forma di conchiglie. Imbruttiti di prima mattina, eh? Vedevo Scina, vedevo anche il caffè, timbro credenziale. Tu non hai ancora timbrato la credenziale? Ho fatto io. Ah, c'avevamo noi? Oh, perfetto. Hai timbrato la credenziale inconsapevolmente. Perfetto, abbiamo ancora 26 km davanti, mi sa, Con il fatto che oggi l'oceano lo vediamo da lontano, sembra un cammino, diciamo, non tanto diverso dagli altri, ecco, un pochino più simile. In questo tratto è un po' più simile ad altri cammini che si possono fare in Spagna, passate per piccole località, piccoli villaggetti,
più strade più o meno asfaltate, acciottolate, sterrate, però è piacevole, secondo me è molto fresco comunque. Ecco, questo non è tanto diverso da un tratto che potesse fare sul primitivo, per esempio. Tanto per variare un po' dall'oceano, no? Sì, va bene. C'era troppo oceano in quell'oceano. Sì. Era oceanico. Dai. Il cammino di Santiago comunque è un cammino religioso, però poi si è sviluppato intorno a questo cammino una specie di religione pagana parallela, e questo è uno degli altari. Questo è uno degli altari di questa religione incentrata sul cammino di Santiago. Bottiglie d'acqua, così. Ci siamo persi, siamo finiti sul cammino primitivo, guardate! Sotto di noi c'è il Rio Nalon, ve lo ricordate il Rio Nalon? Stavo pensando, lo sai? Nella prima tappa Il Rio Nalon. da Oviedo a Grau. No, siamo sul cammino portoghese della costa, solo che è cambiato un po' l'ambiente. E questo è il Rio Neiva, quello che sentivate più avanti, che si sente ancora. Se lo vedete scorrere così lento è perché siamo vicini alla foce, il Rio Neiva sfocia nell'oceano, per cui ovviamente c'è l'acqua dell'oceano che contrasta l'uscita del fiume e per cui rallenta. Molto bello questo pezzettino, Ogni tanto ci vuole un cambiamento radicale di paesaggio, secondo me, poi va a gusti. Sapete, il cammino è personale, poi ho gusti strani, mi piace sempre camminare, mi piace tantissimo camminare di fianco all'acqua, dalla Val d'Aosta, ad esempio in Piemonte, in Lombardia, sulla Francigena c'è sempre quasi sempre un rivoletto d'acqua di fianco a te, e io sono sempre contento quando torno in quei posti. Mi sa che quando l'acqua del mare entra per la marea si ferma qua, dove c'è lo sbarramento. Qui, allora, se non sbaglio, a destra cammino portoghese della costa, se andate a sinistra tornate sulla Senda Litoral, che è un po' più lunga però. Perché noi andremo di qua. Questo è Castello do Neiva. Oggi è la giornata delle salite. Magari carinissimo dentro, però da fuori fa vedere quegli alberghi strani che c'era nel film del cammino, no? Quello che c'era il tizio tutto griffato con il suo nome e la sua faccia dappertutto, il timbro con la sua faccia. Chiesa di Santiago. Si usano i mohon come in Spagna, però ogni tanto c'è qualche stele scolpita un po' più importante delle altre. Questa segna 187 km da Santiago ed è la città di Castello do Neiva, che augura a tutti buon viaggio, buon cammino. Si sente una musichetta proveniente da davanti, non so cosa sia. Siamo ancora nella parte nel bosco, molto bella, però fra poco usciremo fuori nei paesi Sciaffè e poi Viana do Castello. Poi quelle bancarelle, postazioni dove trovi un po' di tutto, modello cammino francese. Sul primitivo non ne abbiamo trovate, qua qualcuna l'abbiamo già vista, poche però ci sono.
Adesso siamo tutti per paesi fino a Viado Castello. Vabbè, anche qui abbiamo trovato il timbro, c'è proprio il punto sosta selvaggio dei pellegrini. E adesso ricominciamo di là. Un'altra bella salita, però questa su asfalto, non nel bosco. E vabbè, fra un po' dobbiamo arrivare in vista del fiume. Per vedersi l'oceano si vede, però è bello lontano. E stiamo salendo mica male, eh? Te lo saresti aspettato questa salita? No! Quello là in fondo è il fiume che dobbiamo attraversare su quel lungo ponte e dall'altra parte, sull'altra sponda del fiume è Viglia do Castello. Solo che poi noi non siamo ancora arrivati, dobbiamo proseguire fino a Carrico. In fondo vedete il Rio Lima che dobbiamo attraversare sul lungo ponte per raggiungere l'altra sponda dove c'è Viana do Castello. Castello, non so, io il portoghese non lo conosco, perdonatemi. Stiamo attraversando il Rio Lima sul ponte che porta a Viana do Castello, che è quello là. Però quello là in cima è il castello. Mamma mia, ci manca ancora 8 km all'arrivo. Bella giornata, però. Calda. Centro storico di Viana do Castello. Tutto carino, dai. Hanno ancora fuori le decorazioni di Natale, no? È stata qualche festa. Pausa pranzo, no, veramente invitante oggi il panino ed è costato anche meno di quello di ieri. Quello di ieri sì era buono, però un po' poco per quello che abbiamo pagato. Questo costa di meno ed è più grosso. Sarà altrettanto buono? C'è solo un modo di scoprirlo. Santuario di Nostra Signora dell'Agonia, che con un nome così come fai a non andare a visitarlo, eh? Però siamo chiusi dentro, non vediamo niente. No, allora vi consiglio, se non fate una tappa lunga come la nostra, cioè da poco oltre Fao fino a Carreco, fate qualcosa più corta, allora questo tratto ve lo consiglio di farlo sulla Senda Litoral e non sul cammino portoghese della costa, perché francamente, poi, soprattutto dopo Viana do Castello, è abbastanza brutta, diciamo, il percorso. E se fate una tappa lunga come la nostra, questo è più corto di 3 km, decidete voi. Avete presente il Indiana Jones, cos'è che era? Il Tempio Maledetto, no? No, aspetta, forse era il primo, col masso che rotola dentro il corridoio troppo stretto, ecco, se soffrite di claustrofobia, questo pezzettino con i muri che si stringono, sta proprio al caso vostro. Non ho mai visto un paese così bello, perché è fine tappa, perché altrimenti se è fine tappa è bellissimo, è il paese più bello del mondo, anche se la discesa è così. Dici che ci stavano aspettando? È così che accolgono i pellegrini, manca solo la marcia trionfale della Ida e arrivati adesso missione Mini Market, che era davanti a destra. È la zona lounge dell'ospitale dove in realtà abbiamo cenato. Qui se volete con un donativo, anzi c'è il prezzo, 2 euro per una fetta di torta, 1 euro per i cookie. Qui c'è la cucina, in realtà c'è anche una fuori di cucina,
relativamente attrezzati, ci sono le pentole, ci sono le stoviglie e tutto, c'era solo il sale, però c'era l'olio per friggere, per cui abbiamo fritto le zucchine, e anche qui vino, birra e acqua, c'è il preziario. No, il resto è abbastanza confortevole come albergo, c'è tutto quello che serve. Non ho visto la seccatore e la lavadora, da qualche parte ci saranno però immagino. Carino, dai, sono tante cose interessanti appese alle pareti e in giro. Piaciuta la cena stasera? Sì, dai. Domani al ristorante però mi Sì. sa, perché in Spagna domenica i supermercati sono chiusi. Perché domani siamo in Spagna. Domani arriviamo in Spagna. No, questo è l'esterno dell'albergo Casa Sardau, c'è una bella vasca. Se siete molto molto coraggiosi potete farci il bagno completo. Ci si mette i piedi, ci si mette. Mm? Allora, non è come la piscina di ieri, però dai. Stiamo prendendo gusto ad andare in piscina a fine cammino. Beh, però non è come quella di ieri, però comunque per i piedi. Fredda. Per i piedi a fine cammino tocca sana. Sì, cavoli. Ok, e questo è tutto il giardino esterno, molto carino, la sera ci si può mettere qui.